Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse! Finalmente, dopo svariato tempo trascorso dal suo annunciato ritorno, ecco ricomparire la sigla Hornet all'interno della gamma modelli Honda. Un nome importante con una storia lunghissima, iniziata nell'ormai lontano 1998, quando Honda presentò una moto naked compatta, perfetta per l'utilizzo quotidiano in città e per divertirsi nel fine settimana tra le curve. Dopo quasi 10 anni dalla sua scomparsa, eccola finalmente tornare e in attesa di poterla toccare con mano, analizziamone i contenuti assieme. Partiamo dall'ormai tradizionale colpo d'occhio, quell'elemento emozionale che ogni moto dovrebbe integrare oltre ai contenuti tecnici. Il design è italiano e frutto del reparto R&D di Roma della Honda. Il primo impatto è quello di essere di fronte ad una Honda CB500F sotto steroidi, con il gruppo ottico anteriore che richiama la media della casa dell'ala e anche parte del codone ne ricorda comunque la linea. Gli elementi già presenti in casa da cui attinge questa moto sono molteplici. Il faro posteriore mi ricorda quello già impiegato sull'Africa Twin, mentre la strumentazione TFT è presa in prestito dalla CB1000R. Gli unici elementi visivi inediti che spiccano sono il telaio in acciaio con struttura a diamante di nuova concezione e il serbatoio da poco più di 15 litri, ispirato alla forma dell'ala del calabrone. Questo telaio pesa appena 16,6 kg. A titolo di paragone, il telaio della CB650R pesa 18,5 kg. Molto carina la decisione di verniciare con un bel rosso sia il telaio che la forcella, sulle colorazioni Graphite Black e Pearl Glare White, mentre le altre colorazioni come telaio e forcella sono più sobrie e sono la Matte Iridium Grey Metallic e la Matte Goldfinch Yellow. Cuore pulsante fortunatamente non è il corsa lunga impiegato su NC750, XADV e Forza 750, ma è bensì un inedito corsa corta con fasatura a 270 gradi per cercare di dare maggiore carattere all'ennesimo bicilindrico fronte marcia che al giorno d'oggi sembra essere l'unica soluzione disponibile su moto di cilindrata media. La cilindrata è di 755 cm3 e la distribuzione è di tipo Unicam, ossia monoalbero a 8 valvole. Il nuovo bicilindrico parallelo eroga una potenza massima di 92 cavalli a 9500 giri al minuto e una coppia massima di 75 Nm a 7250 giri al minuto. Per rendere il motore super compatto è stato eliminato l'ingranaggio di equilibratura e la trasmissione primaria viene utilizzata anche per muovere il contralbero di equilibratura. I cilindri infine sono realizzati con un rivestimento in nickel con carburo di silicio, già adottato con successo su modelli ad altissime prestazioni come CBR 1000, RRR Fireblade e CRF 450R. La frizione assistita con antisaltellamento rende la cambiata più fluida ed impedisce le perdite di aderenza della ruota posteriore nelle scalate più repentine. Inoltre alleggerisce anche lo sforzo sulla leva. Il consumo dichiarato nel ciclo medio è di 23 km al litro, per un'autonomia di 340 km con un pieno di 15,2 litri. La nuova Hornet inoltre è disponibile anche in versione 35 kW per la patente A2. Adesso passiamo al lato dell'elettronica. Come accennato prima, ospita un bel display TFT a colori da 5 pollici che può mostrare i valori di tachimetro e contagiri in 4 modalità diverse, analogica o a barre in base alle preferenze del pilota. Inoltre indica anche il livello carburante, i parametri di selezione dei riding mode, la marcia innestata e il punto di cambiata personalizzabile sul contagiri. La fascia inferiore, commutabile su 4 combinazioni di dati forniti, completa il pacchetto delle info visualizzabili su schermo. Inoltre, per i più smanettoni tecnologici, questa moto dispone della funzione Smartphone Voice Control, sia per Android che iOS. Il TFT ovviamente non è l'unico elemento elettronico della nuova Hornet, che utilizza acceleratore ride-by-wire, offrendo la possibilità di regolare su 3 livelli l'erogazione del motore, il freno motore e il controllo della trazione HSTC, al quale si integra poi l'antimpennata. Inoltre l'HSTC è ovviamente disattivabile. Completano il pacchetto i 4 riding mode, Sport, Standard, Rain e User. Quest'ultima mappa consente di creare su misura il comportamento della moto che desideriamo. E arriviamo infine alla ciclistica. Questo è uno dei punti a mio avviso più dolenti, che se sotto elementi stilistici diciamo che ha mutuato degli elementi dalla CB500F, qui proprio asporta in toto quello che abbiamo già visto sulla gamma media di Honda. Quindi all'anteriore troviamo la forcella rovesciata a funzioni separate Showa, con steli da 41 mm, corsa di 130 e serrata da piastre di sterzo progettate e disegnate appositamente per la nuova Hornet. L'ammortizzatore posteriore lavora con leveraggio progressivo ProLink e forcellone in acciaio scatolato. Il precarico può essere regolato su 5 livelli e l'escursione ruota è di 150 mm. Anche i freni
derivano dalla CB500 e questo aspetto, visto l'aumento di potenza, mi lascia abbastanza interdetto e dubbioso, ma ovviamente bisogna prima provarla. All'anteriore quindi abbiamo un doppio disco da 296 mm con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale by Nissin e al posteriore un singolo disco da 240 mm con singolo pistoncino. Anche le misure delle gomme coincidono con la CB500F, il posteriore che invece di adottare un bel importante 180 che darebbe un bel look imponente alla moto, oltre ad una maggiore stabilità, utilizza invece la 160. Ma prima di gettarci in terra in preda ai pianti, su questo elemento aspetterei a disperare. Io ad esempio ho dei bei ricordi in sella alla mia SV650 che nel misto stretto, proprio grazie alla ruota da 160, era bella agile nei cambi di direzione. Nel caso poi di questa moto non valorizzati da sospensioni e freni eccessivamente entry level e inferiori a questa Honda CB750 Hornet, per cui potremmo avere per le mani una bella arma da passo di montagna. Ora che abbiamo visto e analizzato l'allestimento tecnico, non ci resta che tracciare un bilancio che deve tener conto anche del prezzo franco concessionario di 7.990 euro, decisamente proprio da assalto puro. E mi verrebbe da dire quindi che questa Hornet è una moto di sostanza, così come nel caso della NT 1100 di cui parlai circa un anno fa, una moto che magari non emoziona dal lato estetico, non adotta chissà quali innovazioni, però comunque una moto studiata per fare bene il suo lavoro. Infatti il rapporto peso-potenza è molto interessante e abbinato al posteriore da 160, ripeto, dovrebbe rendere questa moto una fucilata tra le curve. Chiamarla Hornet è stato un errore? Assolutamente sì. Se questa moto si fosse chiamata esclusivamente CB750, l'approccio sarebbe stato decisamente differente. Quando si scomoda un nome pesante si creano automaticamente delle aspettative e a disattenderle ci vuole un attimo. Come in questo caso, dove Honda a mio avviso ha voluto presidiare più la fascia della Yamaha MT-07 con una moto leggermente più evoluta ciclisticamente e più potente e con un rapporto peso-potenza diciamo che va ad avvicinarsi molto alla Tuono 660, però in questo caso la componentistica a livello proprio di ciclistica ma anche di elettronica è assolutamente inferiore rispetto alla Naked di Novale, mentre per mio modesto parere avrebbe dovuto cercare di affrontare la Yamaha MT-09 o il KTM Duke 890 con componentistica più raffinata e un prezzo tra i 9 e i 10.000 euro. E ultimo, ma non per importanza, dare più personalità dal punto di vista estetico a questo mezzo. Così è una moto onesta e di sostanza, per carità, offerta ad un prezzo veramente buono, soprattutto visto che stiamo parlando di Honda che comunque su tutta la gamma offre 6 anni di garanzia senza vincolo di chilometraggio. Questo prezzo aggressivo però deve pagare uno scotto abbastanza importante, quindi un recupero di diverse componenti da altri modelli già presenti in gamma, e a questo punto l'aspetto diciamo emozionale, viscerale che dovrebbe esserci dietro ad una moto va a farsi benedire. Per chi si affaccia alle due ruote o per chi mira esclusivamente alla sostanza, questa nuova Hornet sarà un sogno ad occhi aperti con un prezzo accessibile per una moto che si preannuncia divertente da guidare, ma per chi come il sottoscritto tiene conto anche dell'aspetto emozionale, questa Hornet almeno adesso, prima di provarla, ha un sapore, un gusto agrodolce che per qualcun altro addirittura potrebbe essere proprio amaro. Inoltre, sempre per il mio semplice parere personale, apre anche a due futuri scenari su altri due modelli. Il primo pensiero va al prezzo della Transalp che insomma dovrebbe uscire a ruota di questa Hornet e che se seguirà questa filosofia estetica e tecnologica, come sembrerebbe dalla moto paparazzata, potrà essere offerta ad un prezzo d'assalto anche in questo caso, che a questo punto ipotizzo sarà tra gli 8.500 e i 9.000 euro. Ma anche qui l'aspetto emozionale frenerà le vendite e soprattutto il prezzo sarà questo? Dovremo ancora attendere per saperlo. Il secondo modello su cui ho un po' più di perplessità è invece la CB650R, che attualmente è offerta a 8.190 euro FC, quindi solo 200 euro in più rispetto alla Hornet, con un peso con il piano di 202 kg, 12 kg in più per carità rispetto alla Hornet, ma con 95 cavalli, quindi 3 in più. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, monta un bel motore 4 cilindri, ormai rarissimo sulle medie cilindrate, e curato con il meraviglioso raccordo dell'impianto di scarico. Il motivo dei miei dubbi è che questa moto, seppur con un'estetica e un motore differenti, ha molti elementi che vanno a creare una concorrenza tra virgolette interna, e questi elementi sono il prezzo e la potenza. Bisogna anche considerare che il 4 cilindri è più costoso da produrre e che attualmente, oltre alla CB650, equipaggia solamente la CBR
CBR650R, mentre con motori di questo tipo si equipaggiano differenti modelli, tant'è che alcune riviste del settore hanno addirittura ipotizzato una CBR750 e una più classica Honda Hawk, come già fatto poi con il 1100 dell'Africa, che attualmente equipaggia anche Rebel e NT. Se tanto mi dà tanto, con l'Euro 5 potremmo assistere alla scomparsa del 4 cilindri medio in funzione del corsa corta, equipaggiato su questa Hornet e i futuri modelli che ne deriveranno. Quindi questa è la nuova Honda CB750 Hornet. Cosa ne pensate? Siete soddisfatti? Vi aspettavate qualcosa di diverso? La comprereste? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Qualora ancora non vi foste iscritti, vi invito a farlo attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Qui si trattano le moto a 360 gradi, sia on board, sia su approfondimenti e quant'altro, quindi non mancate l'occasione di iscrivervi e vedere tanti bei video. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, vi invito anche a lasciare un pollice in su e a condividerlo con i vostri amici per fargli conoscere la nuova Hornet e per sentire anche loro che cosa ne pensano a riguardo. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!